E poi quasi quasi io questa Kingron KP3S me la metterei in tasca e me la porterei pure in giro. Ma sì, andiamo a farci un giro, va? Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi vedere alcuni pezzi che ho stampato con la stampante 3D che possono essere utili nella vita quotidiana, per esempio per gli anziani o per i bambini. Questo che sto facendo vedere adesso, per esempio, è un oggettino molto pratico per aprire le bottiglie. Allora, piccola premessa, durante il periodo del Covid sono andato a prendere i miei figli a scuola e in macchina mi ha raccontato che una sua compagna è rimasta morta di sete durante tutta la giornata perché non riusciva a svitare il tappo della bottiglia e i professori non erano autorizzati a toccare la bottiglia. Giustamente, non giustamente, ovviamente c'era la pandemia in corso, ma non approfondiamo questo discorso nemmeno nei commenti. Allora mi è venuto in mente, perché non creare qualcosa o comprare qualcosa che possa aiutare i bambini a svitare questi tappi? Io ogni mattina allentavo il tappo in modo che venisse più pratico, ma potevo anche dimenticarlo. Allora ho comprato la classica pinza che si trova nei negozi di articoli per la casa, ma per una bambina è difficile da afferrare. L'altro giorno invece ho visto che su Thingiverse è presente questo file che ci permette di svitare con molta facilità le bottiglie. È un oggettino molto semplice, obiettivamente occupa poco spazio, quindi utile sia per gli anziani che per i bambini, che per chi anche in giovane età non ha la forza per motivi personali di svitare i tappi delle bottiglie eccetera. Ma ho realizzato anche uno schiaccianoci molto pratico, stile vintage, che ci permette, avvitando questa parte superiore, di schiacciare le noci e quindi divertente. Anche questo, nel caso in cui non si abbia la forza di stringere, può essere molto pratico perché basta solo avvitare e quindi schiacciare le noci. Quindi, come avete visto, la stampa 3D non è utile solo per il maker che vuole costruire qualcosa da usare nel laboratorio o per chi è appassionato di personaggi e vuole stamparsi, insomma, il personaggio in miniatura, ma è utile anche per chi vuole realizzare qualcosa che poi alla fine sia sfruttabile. Ora però voglio farvi vedere questa stampante come funziona. Cambiamo inquadratura e vi faccio vedere tutto da vicino. Guardiamo innanzitutto questo aggeggino che vi ho fatto vedere poco fa, che serve per aprire le bottiglie. Allora, come funziona? Ha queste alette rivolte in un solo verso, quindi permettono, una volta inserita sul tappo, di poter decidere se utilizzarlo per svitare oppure per avvitare. In questo caso, per esempio, rivolto in questo modo non riuscirebbe a svitare, ma se lo inseriamo in quest'altro modo, dato che le alette sono rivolte nel senso di rotazione antiorario, allora potremmo svitare con facilità. Molto pratico, come ho detto poco fa, per le persone anziane o per i bambini, insomma, per chi ha bisogno di avere un aiuto durante questo tipo di operazioni. E guardate come è stato stampato davvero benissimo. Tutte le singole alette sono stampate bene, non c'è assolutamente stringing o difetti di alcun tipo. Anche la superficie è molto liscia, sia lateralmente che per quanto riguarda la parte superiore. In ogni suo lato è stato stampato davvero benissimo e anche il tappetino, che è flessibile e magnetico, lascia una bella trama opaca perché la superficie è ruvida, quindi ha una buona presa e quindi un risultato davvero eccezionale. Tra l'altro questa stampante ha queste guide lineari ben lubrificate che gli permettono di avere un'ottima stabilità. L'O10 è Direct Drive, quindi ci permette di stampare anche il TPU, quindi qualunque oggetto che sia in materiale flessibile, per esempio questa Benji. Addirittura nel TPU riusciamo a vedere pure la scritta nella parte bassa e questa barchetta non serve a vedere se la stampante è buona oppure no, ma quali sono le impostazioni corrette per poter lavorare correttamente. Questo è stato semplicemente un file di test e l'ha stampato molto bene, quindi sono soddisfatto. Posso lasciarla anche in questo modo. Devo lavorare un minimo sulle temperature e sulla ritrazione. E passiamo anche a vedere gli oggetti successivi, dopodiché continueremo a guardare la stampante nei suoi dettagli. Questa invece è la Benji stampata con un filamento che già vi ho fatto conoscere per altre recensioni, che purtroppo presenta sempre lo stesso difetto, quindi la formazione di queste micro bollicine. Però per quanto riguarda la qualità della stampa, un ottimo risultato, e in questo caso, essendo PLA, come vedete la scritta è molto più netta, davvero stampata molto bene. Anche il foro nella parte posteriore, questo è un filamento silk, quindi con effetto lucido, e in caso di presenza di difetti li risalta e li rende ancora più visibili. E questo è invece lo schiaccianoci che vi ho fatto vedere poco fa, che ci permette di schiacciare e distruggere le noci applicando pochissima forza,
quindi anche questo per bambini e anziani allora risulta molto pratico e funzionante. Anche questo stampato molto bene. L'unica nota negativa di questo pezzo stampato è che abbia utilizzato pure in questo caso un filamento che detesto, perché è arrivato già cristallizzato. Ho provato pure con l'essiccatore, insomma non sono rimasto assolutamente soddisfatto. Sono presenti alcuni difetti nel punto in cui i supporti aderivano al pezzo. Comunque sia, funziona benissimo, si avvita e si svita con molta facilità, quindi anche le tolleranze sono corrette per quanto riguarda le varie misure, e ritengo che un oggetto di questo tipo assieme ad oggetti di questo tipo all'interno di una casa, soprattutto se realizzati con filamenti colorati, possano rendere più piacevole l'utilizzo degli stessi, ma soprattutto più facile lo svolgimento di alcune operazioni. Ora però guardiamo la stampante da vicino, quindi osserviamo come è fatta. Innanzitutto il piatto di stampa ha 180 x 180 mm ed è in materiale flessibile che ci permette di staccare i pezzi con molta facilità. Tra l'altro è magnetico, quindi basta semplicemente poggiarlo e va a posizionarsi in modo perfettamente allineato al piatto sottostante. Ma la caratteristica principale di questo tipo di stampante sono proprio le dimensioni. Guardate quanto è piccola, ed è anche facilissima da montare, perché vi arriverà questo asse e questo asse già assemblati. Dovrete utilizzare solamente due viti da questa parte che fissano il profilo, altre due viti da quest'altra parte che gli danno più stabilità, e poi inserire la vite senza fine, e la stampante è già pronta per essere utilizzata. Come vedete però non c'è un reggibobina. Il reggibobina in realtà sono questi due supportini con questi cuscinetti. La bobina va posizionata qua sopra e come vedete gli permette di ruotare, quindi una volta tirato tramite questo tubicino all'interno del load end ci permette di stampare anche i filamenti flessibili. Anche per quanto riguarda il piatto di stampa, scorre su questa guida lineare, anche questa ben lubrificata, priva di giochi e di movimenti, nonostante abbia questo braccio sospeso. Devo essere sincero, mi aspettavo che avesse un po' di oscillazioni, un po' di movimenti, invece anche se è un direct drive, quindi load end più pesante, riesce a stampare davvero molto bene. Il motore dell'asse Y è qua, ma non vedete tutta la cinghia perché in realtà è nascosta all'interno. Questi sono i sensori di fine corsa per quanto riguarda l'asse X, questo invece per quanto riguarda l'asse Z, e quello dell'asse Y è all'interno ben nascosto. Infatti portando alla fine corsa si sente questo click perché il sensore di fine corsa appunto è all'interno. Da questa parte abbiamo il display touchscreen ricco di tante funzioni che ci permette di dare diverse impostazioni, tra cui il livellamento che è semi automatico. L'accendo e vi faccio vedere il collegamento con l'alimentatore. Basta inserire l'alimentazione all'interno di questo foro. Da questa parte abbiamo anche l'ingresso USB e l'ingresso per la micro SD, e ovviamente lo stesso alimentatore potrebbe eventualmente anche essere nascosto sotto la scrivania, insomma in modo da non essere visibile e non darci intralcio. In questo caso lo metto qua perché voglio farvi vedere il tutto. Quindi si inserisce il cavo di alimentazione, si accende da questa parte e la stampante si accenderà. Il display come vedete è a colori, però il menu in realtà è in bianco e nero. Quindi come vedete abbiamo un menu con diverse voci. La prima riguarda il preriscaldamento, ci dà la possibilità di riscaldare sia l'estrusore che il piano di stampa. Questo invece ci permette di mandare in home i vari assi, questo invece ci permette di muoverli. Questo invece è il comando del livellamento, che come vi dicevo poco fa è semi automatico. Allora facciamo una cosa, mandiamo tutto in home, quindi vi faccio vedere la macchina che si posiziona esattamente con tutti gli assi a zero, e dopodiché vi faccio vedere quanto è pratico fare il livellamento su questa macchina, pure perché con un piatto di stampa così piccolo il livellamento praticamente si fa una sola volta e poi non c'è più bisogno di intervenire. Per staccare i pezzi basta rimuovere la parte magnetica che è flessibile, quindi il piatto diciamo non verrà quasi mai interessato. Quindi ha concluso il posizionamento dei vari assi, vediamo anche il movimento come vi stavo dicendo poco fa. Questo abbiamo la possibilità di spostare l'asse X a destra oppure a sinistra, quindi come vedete in questo caso si muove lo tend, la possibilità anche di muovere il piatto di stampa, quindi Y, e la possibilità di muovere l'asse Z, quindi alzarlo oppure abbassarlo. Adesso vi faccio vedere il livellamento. Utilizziamo questo foglietto di carta, basta semplicemente andare sul leveling e decidere di livellare il primo angolo. Ce lo divide in 5 punti, quindi 4 angoli più il punto centrale. Basta premere primo, lo tend si posizionerà dopo aver fatto il fine corsa nell'angolo interessato, quindi nel primo angolo, e dovremo posizionare il foglietto sulla parte bassa
e regolare tramite la rotella di colore giallo l'altezza corretta in modo che il foglio strofini senza rimanere bloccato, quindi ci permette semplicemente di sentire la punta che gratta e poi ripetere su tutti gli altri punti la stessa procedura. In questo modo avremo un livellamento corretto. Alla fine basterà semplicemente tornare indietro con questo comando e la stampante sarà pronta per lavorare. Sulle impostazioni invece possiamo decidere la lingua e nonostante tutto qualcosina rimane in inglese, quindi motor off, open, eccetera. Questo ci permette di dare le impostazioni sulle ventole, questo invece di continuare la stampa nel caso in cui dovesse andare via la luce oppure se dovesse finire il filamento, perché all'interno dell'otend è presente anche il sensore di fine filamento. E l'ultimo comando invece è quello che ci permette di scegliere i file da stampare, quindi possiamo cliccare su uno dei file, scegliere conferma e automaticamente inizierà la stampa. Come vedete tutto il cablaggio è ordinato perché è raccolto all'interno di questa guaina che mantiene tutto ben pulito e sistemato. A vista abbiamo solo un motore e questa vite senza fine che se avesse avuto anche un sostegno sulla parte superiore sarebbe stato meglio, ma obiettivamente non ho notato, come dicevo poco fa, alcun tipo di movimento indesiderato, quindi la stampante si muove grazie a queste guide lineari in modo molto preciso. Anche la tensione delle cinghie era regolata benissimo già dalla fabbrica e anche per quanto riguarda il rumore l'ho trovato una stampante molto più silenziosa di tante altre stampanti, perché adesso è accesa ma se io la spengo praticamente non notate quasi nessuna differenza. Questo sulla parte bassa invece è una vite che ci permette di regolare l'altezza dell'asse Z, permettendo all'utente di arrivare più o meno in basso. L'unico movimento che non scorre su guide lineari è quello dell'asse Z, che si muove su queste ruote gommate che scorrono all'interno di questi profili e che vanno strette nel modo giusto, quindi senza esagerare stringendo troppo e impedendo alla stessa stampante di muoversi agevolmente, ma nemmeno lasciandole troppo lente perché altrimenti avremo dei movimenti indesiderati. L'unico vero neo di questa stampante, secondo me, è che il filamento sia posizionato sulle bobine nella parte posteriore e che quindi il filamento faccia un angolo troppo dritto per arrivare all'interno di questo tubicino, che quindi potrebbe influenzare un pochettino. Allora ho avuto l'idea di utilizzare questa semplice molletta da cartoleria in questo modo e quindi fare passare il filamento al suo interno, quindi avere una curva un pochettino più morbida che permettesse appunto un movimento un pochettino più fluido. Ma è un parere mio personale, anche senza l'utilizzo di questa molletta sulla parte alta sinceramente non ho notato difficoltà. E allora ragazzi, quindi questa piccola stampante Kingron KP3S che ci permette di avere questa qualità di stampa e che obiettivamente, anche se non ha un piatto di stampa abbondante, però ha una qualità di stampa eccezionale. A me è piaciuta tantissimo. In questo caso le caratteristiche tecniche vere e proprie le ho sorvolate, perché tanto vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione, potrete andare a vedere tutte le varie caratteristiche e le specifiche tecniche approfondite. Quello invece su cui mi sono concentrato è proprio la qualità della stampa e le dimensioni, perché effettivamente è una stampante che va bene all'interno di una stanza dei ragazzi, va bene in un piccolo laboratorio, va bene in una scuola, va bene in un ufficio dove non vogliamo occupare tanto spazio. Quello che conta alla fine di una stampante, per quante caratteristiche possa avere, è che ci dia dei pezzi stampati con questa qualità, quindi dei pezzi stampati in modo perfetto. Io su questo pezzo non ho assolutamente nulla da ridire, anzi faccio i complimenti a Kingron perché obiettivamente ha creato una piccola stampantina che fa il suo e lo fa bene. Spero che queste idee vi siano piaciute, vi lascerò il link di questi oggetti che ho stampato. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, cliccate sul link giù per vedere il prodotto sul sito del venditore sperandolo di associare anche ad un codice di sconto e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!